Bentornati a Creando con Mari. Per realizzare questo progettino veloce che vi ho fatto già vedere in anteprima nell'inizio del video, andiamo a utilizzare un bel gomitolone da 250 grammi che ci eviterà tutti i cambi fili e le cuciture, perché il progetto lo realizzeremo in tondo senza neanche una cucitura, quindi proprio dimenticatevi dell'ago da lana in questo caso. Come dicevo, il filo che io ho scelto è il 250 Special, che ha una buona componente di lana, il 65% di lana, ma anche l'acrilico, un 35% che gli dà resistenza, tant'è vero che questo gomitolone, scusate, il lavoro generato da questo bellissimo gomitolone, voi lo potete lavare anche in lavatrice, ovviamente utilizzando un programma delicato per lana, e anche stirare con una potenza superiore al solito pallino al minimo che consiglia il fatto a mano. È un made in Italy 100%, il colore che ho scelto io è il 1205, che è questo vinaccia bordeaux molto bello e soprattutto evergreen, non passa mai di moda. E come vi dicevo sono 250 grammi e abbiamo 730 metri, quindi potreste fare anche delle belle sciarpone che poi io andrò a fare con un altro colore, ma questo è un tutorial successivo. Il link per acquistare il filo, dove ci sono tantissimi altri colori, lo trovate nella info box e qui in alto a destra nel video, quindi munitevi di uncinetto del 4, almeno io utilizzerò il 4, voi fate il vostro campione con un 3,5, un 4, un 4,5 in base alla vostra lavorazione, decidete, e delle forbici. Ripeto, l'ago da lana non vi serve assolutamente, quindi iniziamo subito a vedere la lavorazione e vedrete che in un paio di ore lo realizzerete senza problemi. Io ho estratto il filo dall'interno, ma vi do un altro consiglio: nel caso vogliate fare un cappello che sia un po' più grosso, perché magari vivete in una zona piuttosto fredda di montagna dove nevica abbastanza e le temperature vanno parecchio giù, potreste tirar fuori il filo dall'interno, come ho fatto io, prendere quello dell'esterno, unirli e lavorare il filo doppio. Il filato vi è sufficiente per poterlo fare, in modo tale che anche in questo caso non avete bisogno dei due gomitoli, ma con un gomitolo solo riuscite a fare la lavorazione come volete. Ovviamente lì dovrete adattare l'uncinetto, che magari sarà 5,5, 6, poi fate il vostro campione e avrete un cappello proprio più grosso. Vi dico che comunque scalda la lana, anche nella lavorazione più leggera, quindi con l'uncinetto numero 4 la lana scalda, quindi non è necessario avere una lavorazione grossa per poter avere caldo sulla testa, basterà anche questa lavorazione che sto facendo io per avere un bel sollievo. Iniziamo la lavorazione con il cerchio magico. Prendo la codina più piccola, la appoggio sulle dita a sinistra, faccio il mio giro e lo fermo, ok? Entro con l'uncinetto, tiro fuori il filo e faccio la catenella. Fatta la catenella avete bloccato il cerchio magico. In questo cerchio magico adesso noi dobbiamo andare a fare 16 punti alti, quindi il primo facciamo altre 2 catenelle ed è questo. Dobbiamo fare altri 15, tutte dentro il cerchio, proprio entrate, vedete, dentro il cerchio e contate, ne dovete fare 16. Volendo potete chiudere un po'. (15) e 16. Fatto il 16° punto alto, possiamo stringere il nostro cerchio, poi magari lo fermiamo e entriamo nella terza catenella, ok, per chiudere il lavoro. D'accordo? Questo è il nostro primo giro. Il secondo giro parte sempre con 3 catenelle, che è il nostro primo punto alto. Poi quello che dobbiamo fare subito dopo
e dove ci sono le 3 catenelle entrare in questo modo e fare un punto alto in rilievo. Ve lo faccio rivedere. Qui avete le 3 catenelle, proprio dove avete le 3 catenelle entrate, tirate fuori il filo e fate un punto alto. Questo è il punto alto in rilievo davanti, e nello stesso punto, proprio esattamente lo stesso punto, quindi da dove escono le 3 catenelle, quindi qui fate un altro punto alto, sono 3 in tutto, ok? Poi andiamo avanti. Secondo punto è questo. La prima cosa che dovete fare è un punto alto in rilievo davanti, 1, e nello stesso punto, quindi la maglia in rilievo davanti è fatta su questo punto alto, fate un punto alto normale. Vi faccio vedere da vicino. Adesso noi abbiamo lavorato questo, il prossimo che dobbiamo lavorare è questo qui, quindi entriamo, alla fine dobbiamo avere 32 maglie e probabilmente questa vi faccio vedere, è meglio che ve la vediate. Punto alto in rilievo è questo, vedete da dove esce il filo? La catenella dove voi dovete entrare a fare l'altro punto alto è questa, quella dietro il punto, perché sono aumenti che noi andiamo a fare, quindi sullo stesso punto andiamo a fare il punto alto in rilievo e un punto alto normale. Praticamente spostate il punto alto in rilievo che avete appena fatto e trovate il punto in cui dovete infilare l'uncinetto. Adesso nel prossimo fate la stessissima cosa, quindi prima di tutto il punto alto in rilievo davanti, poi spostate il punto che avete appena fatto, ok? Questo è il punto, qui dietro c'è il punto in cui dovete entrare per fare anche il punto alto normale. Sembra un po' brigoso, ma è semplice. Il prossimo punto è questo, vedete, entrate, fate punto alto in rilievo, ok, faccio piano, e ora filo sull'uncinetto, spostate il punto appena fatto ed entrate nel punto, vedete qua, ok. Continuate tutti i 16 punti così. Quindi ora il prossimo è questo, entro, tiro fuori il filo, faccio il punto alto a rilievo davanti, poi sposto il punto appena fatto e mi cerco la catenella del punto, no? Questa qua, vedete, che rimane dietro il punto alto in rilievo. Qui devo fare un punto alto normale. Ancora punto alto in rilievo, spostiamo il punto e qui dietro abbiamo la catenella dove entrare per fare il nostro punto alto normale. Fate così tutti, lavorate in questo modo tutti i 16 punti e ci vediamo alla fine dove dovete lavorare in un altro, una piccola modifica. Arrivati alla fine, nell'ultimo punto, qui, lavorate solamente il punto alto in rilievo, perché il primo punto alto fa parte di questa lavorazione. Quindi chiudete nella terza catenella
e abbiamo i nostri 32 punti, ok? Per il terzo giro cominciamo sempre con 3 catenelle, poi fate un'altra catenella che è la separazione, e dove avete il punto alto in rilievo, che lo vedete che è più sporgente, fate un punto alto in rilievo. Filo sull'uncinetto, nel prossimo punto dove avete sempre il punto alto a rilievo, okay? Quindi controllate bene i vostri punti e lavorate solo sul punto alto a rilievo. Andremo a lavorare solo sul punto alto in rilievo. Su questo punto qui fate un punto alto normale, un altro punto alto normale, quindi sono 2 punti alti semplici, una catenella, e sempre qui dove avete il punto alto a rilievo, nel punto dove avete appena lavorato, fate un punto alto in rilievo. Sono 3 in tutto nello stesso punto, e continuate così tutto il giro. Qui vedete avete il punto alto normale, questo non lo considerate, andate direttamente dove c'è l'uscita del punto alto in rilievo e fate 2 punti alti normali, 1, 2, catenella, e dove c'è appunto questo punto di lavorazione dove abbiamo appena fatto i 2 punti alti normali, andiamo a fare anche il punto alto in rilievo. Quindi su ogni punto alto in rilievo che abbiamo, che li vediamo benissimo perché il punto alto normale è nascosto, quindi tutti quelli evidenti sono punti alti in rilievo, ci dobbiamo lavorare 2 punti alti normali sulla catenella, quindi sono entrata male, 2 punti alti normali, 1, 2, tutti nello stesso punto, mi raccomando, la catenella e il punto alto in rilievo. Ancora 1, 2, catenella, rilievo, e il giro è tutto così. Dove trovate il punto alto in rilievo lavorate nello stesso modo. Quindi qui c'è il punto alto in rilievo, 1, 2, catenella, punto alto in rilievo. Andate avanti così per tutto il giro. Arrivate all'ultimo punto, quello che dovete fare, avendo già un punto alto e la catenella e subito dopo il punto alto in rilievo, dovete solo fare il punto alto, ok? Qui praticamente lo dovete fare nello stesso punto qui, e chiudete 1, 2, 3. Vedete, qui c'è il punto alto in rilievo, qui 2 punti come nel resto del lavoro del giro. Ora per il quarto giro inizia ad essere un pochino più semplice perché andremo a lavorare nella catenella, ok? Quindi 1, 2, 3 catenelle, aggiungete la catenella di separazione e nel punto alto in rilievo lavorate il punto alto in rilievo. Ok, poi filo sull'uncinetto dove avete la successiva catenella di separazione tra i 2 punti alti e il punto alto in rilievo, entrate direttamente e fate 1, 2, 3 punti alti, catenella e il punto alto in rilievo dove c'è il punto alto in rilievo. Ricordatevi sempre che in ogni giro il punto alto in rilievo è sempre sopra il punto alto in rilievo che avete già, quindi non andrete mai a fare su un punto alto normale il punto alto a rilievo, quindi questo vi guida
nella lavorazione. Filo sull'uncinetto, entrate nella successiva catenella, quindi tra i due punti alti e il punto alto in rilievo, e fate 3 punti alti, 1, 2, vedete qui c'è la catenella, e 3, catenella, e appunto qui abbiamo il punto alto in rilievo e lo facciamo. E continuate così tutto il giro, quindi vedete dove avete la catenella, fate i 3 punti alti, 1, 2, 3, catenella, e appunto dove abbiamo il punto alto in rilievo, quello verrà lavorato sempre così, sempre in punto alto in rilievo. Quindi catenella, 1, sono arrivata al punto in cui devo lavorare l'ultimo punto alto in rilievo, ok? Lo lavoro e adesso, come vedete, noi siamo partiti con il punto alto, la catenella, il punto alto in rilievo. Quello che manca è terminare questo gruppo, perché deve diventare come quest'altro, con 3 maglie alte, catenella e punto alto in rilievo. La catenella e il punto alto in rilievo, un punto alto ce l'abbiamo già, ne andiamo a fare altri 2 nello stesso punto di questo punto alto, 1 e 2, e chiudiamo nella terza catenella, lasciando appunto la catenella di separazione. Vedete, entro e chiudo con un punto bassissimo e ho ricreato il punto. Ricominciamo il giro adesso con 5 catenelle, non più 4 ma 5, che sono un punto alto con 2 catenelle di separazione, quindi 5 catenelle e il punto alto in rilievo. Filo sull'uncinetto, nel prossimo punto della catenella, quindi nello spazio della catenella, andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e il punto alto in rilievo. Quindi la modifica rispetto al giro precedente, dove abbiamo 3 maglie alte, una catenella e il punto alto in rilievo, è che dovete fare 2 catenelle, molto semplice. Quindi 3 maglie alte, 1, 2 catenelle, 2 catenelle e il punto alto in rilievo. E questo giro va avanti tutto così. Ci vediamo alla fine. Alla fine del giro abbiamo sempre la stessa situazione. In ogni giro avrete questo, anche quando poi andrete avanti da sole, vi dovete ricordare di cominciare sempre con 5 catenelle, ora il lavoro non cambia, che rappresentano il primo punto alto del gruppo, cioè l'ultimo in realtà, e le 2 catenelle di separazione, poi c'è il punto alto in rilievo. Quindi per terminare questo gruppo, già che stavamo facendo ancora 3 maglie alte, dobbiamo semplicemente entrare in questo punto da dove escono le 3 catenelle e fare altri, ho presa malissimo, fare altri 2 punti alti. E questo sarà il modo in cui inizierete e finirete sempre tutti i giri di lavorazione. 2, 3, le 2 catenelle le lasciate di separazione e chiudete. E fin qui abbiamo fatto questo. Adesso i nostri punti alti, come potete immaginare, aumentano, diventano 4, e ne facciamo 4 per 2 giri consecutivi anche in questo caso. Quindi iniziamo sempre con 5 catenelle, che vi ripeto questo non cambia più, e il punto alto in rilievo. Nel punto successivo andiamo a fare nello spazio delle 2 catenelle 4 punti alti. 4 e 2 catenelle e subito dopo il punto alto in rilievo, e andate avanti così per questo giro.
Scusate, sono seduta malissimo e mi scappano i punti, mi sistemo. Ok. Nel prossimo giro lavorate esattamente uguale, quindi arrivate, fate 4 punti alti in tutti gli spazi di 2 catenelle, poi le 2 catenelle e il punto alto in rilievo fino alla fine. Quando arrivate alla fine ricordatevi che in questo punto dove avete già il punto alto e le 2 catenelle dovete chiudere il lavoro nella terza catenella, ma dopo aver fatto i 3 punti alti, perché ne dovrete avere 4 anche qui. Però magari ci vediamo, ve lo faccio rivedere anche se è molto semplice. E questo giro da 4 maglie alte lo dovete ripetere 2 volte. Quindi fate questo e poi ne fate un altro identico e poi ci rivediamo. Ancora una volta vi mostro la chiusura, così per chi avesse dei dubbi magari viene aiutato dal rivederla. Quindi adesso abbiamo qui il punto alto con le 2 catenelle, stavamo lavorando 4 maglie alte, ne mancano 3. Facciamo semplicemente le 3 maglie alte nello stesso punto da cui escono le 5 catenelle, 2, 3, perché ripeto la quarta è rappresentata dalle 3 catenelle e chiudiamo nella terza. Quindi qui abbiamo 1, 2 e qui c'è la terza. Ok. Ora semplicemente ripetete questo giro tale quale come lo avete già fatto, 3, 4, 5, punto alto in rilievo e 4 maglie alte separate da 2 catenelle. Catenelle e un punto alto in rilievo, esattamente identico al giro precedente. Fatelo e ci vediamo alla chiusura, che vi dico come continuare, perché dal giro successivo in poi il lavoro non cambia fino a un certo punto. Fatti entrambi i giri delle 4 maglie alte, ora andiamo a fare l'ultimo aumento di questo lavoro. Praticamente ricominciamo con 5 catenelle. Il punto alto in rilievo e questo come vedete non cambia mai, e nello spazio delle 2 catenelle andiamo a fare 5 maglie alte. Due catenelle e il punto alto in rilievo. E continuate così, ora è semplice, dovete andare semplicemente avanti con 5 maglie alte, 2 catenelle e il punto alto in rilievo, così tutti i giri, fino a che non arrivate alla lunghezza desiderata per il vostro cappello. Adesso vi do le indicazioni per andare avanti e poi vi lascio proseguire da sole. Allora, praticamente noi siamo arrivati a questo punto all'ultimo aumento, quindi una volta fatte le 5 maglie alte con le 2 catenelle, il punto alto in rilievo, andremo avanti a fare sempre così 5 maglie alte, 2 catenelle, il punto alto in rilievo, fino a quando non arriviamo alla misura che desideriamo. Io vi anticipo che andrò avanti per circa 16 cm e mezzo, quindi misurate però in questo modo. Praticamente da lì di qui fino alla fine del lavoro io andrò avanti a 16 cm e mezzo, quindi dal centro fino come lunghezza del cappello, ok? Perché tra un po' vi prenderà la forma del cappello e io ripeto farò 16 cm e mezzo di lavorazione, dopodiché ci sarà il bordino che va sulla fronte e il vostro cappello sarà terminato. Quindi se potete provarlo, provatevelo per rendervi conto se vi piace più lungo o più corto. Se invece per un regalo considerate che 16 cm e mezzo più o meno è la misura corretta. È un punto elastico, quindi non vi preoccupate troppo della misura, perché andrà bene tra i 54 cm di circonferenza fino ai 58 senza problemi.
anche 60. Poi ci vediamo quando io avrò raggiunto i 16 centimetri e mezzo di lunghezza del lato. Ho provato il mio cappellino e praticamente, per darvi un'indicazione, io mi fermo quando il cappello arriva a quasi metà fronte, perché adesso andremo a fare il bordo. Quindi io sono arrivata più o meno a 16 centimetri, come vi dicevo. Voi misuratelo, vi renderete conto quando è sufficiente. Ma quello che andrò a fare adesso è un giro di punti bassi in questo modo. Ho chiuso l'ultimo giro del motivo, ora faccio una catenella e nello stesso punto, entrando però qui, faccio un punto basso. Non faccio il punto basso sul punto in rilievo, ma vado direttamente nel punto alto. Faccio 2 punti alti, cioè i 2 punti bassi lavorati sui 2 punti alti, e nel centro, quindi questi 2 punti alti li chiudo insieme facendo una diminuzione. Quindi entro, lo faccio rivedere, entro, tiro fuori il filo, non finisco il punto, entro nel successivo, tiro fuori il filo e termino il punto, e lavorerò così tutto il giro. Quindi qui faccio un punto alto normale, nelle catenelle ne faccio uno solo, non lavoro il punto alto del rilievo, vado direttamente sul punto alto, sul primo delle 5 maglie alte, lavoro uno, lavoro un altro e qui nel centro faccio una diminuzione. Questo lo farò per tutto il giro allo stesso modo, quindi lavoro un punto basso nel successivo punto alto, un punto basso tra le 2 catenelle di separazione, salto il punto basso che dovrei fare sul punto alto in rilievo, vado direttamente nel primo delle 5 maglie alte, ne lavoro uno, lavoro un altro punto basso nel successivo punto alto e poi faccio la diminuzione. Tiro fuori il filo una volta, entro nel punto successivo, tiro fuori il filo e chiudo le 3 asole insieme, e faccio così ovviamente per tutto il giro. Lavorato l'ultimo punto alto, chiudo direttamente con un punto bassissimo e abbiamo fatto il giro di punto basso che ci ha stretto leggermente il lavoro, ma proprio leggermente. Adesso come bordo andiamo a fare un giro di punto alto, quindi 1 2 3 catenelle per cominciare, e in ogni punto basso facciamo un punto alto. In ogni punto basso fate un punto alto. Fatto l'ultimo punto alto, come al solito andiamo a chiudere nella terza catenella. Ok, chiudiamo e ora andiamo a lavorare il bordo della fronte, l'ultima parte, insomma. 3 catenelle, 1 2 3, filo sull'uncinetto e facciamo il punto alto a rilievo. Successivo facciamo un punto alto normale e così tutto il giro, uno in rilievo e uno normale. Uno in rilievo e uno normale. Faccio l'ultimo punto alto e chiudo nella terza catenella. Ok,
e abbiamo fatto il primo giro di punta elastico. Ora ne facciamo un altro esattamente uguale, quindi dove avete il punto alto e il rilievo fate il punto alto e il rilievo, scusate i cani, e dove avete il punto alto normale fate punto alto normale, semplicemente un giro identico al precedente. D'accordo? È molto molto semplice. Chiudo nella terza catenella e ho terminato anche questo giro. A questo punto il cappello sarebbe terminato. L'unica cosa, se avete paura che la parte del bordo si arrotoli un po' perché il punto alto in rilievo tende a fare questo lavoro, potete terminare il giro facendo una catenella tornando indietro a punto gambero. Il punto gambero si lavora al contrario, cioè si va da sinistra verso destra, si fanno dei punti bassi così. Questo vi permetterà di rifinire il vostro lavoro. Io come rifinitura ritengo sia una delle più belle, quella del punto gambero, però non è detto che dobbiate farlo, potete anche terminarlo con un giro di punto basso direttamente normale, oppure lasciarlo direttamente così, perché è bello lo stesso. Provatevelo e decidete se rifinirlo, vedete io lo rifinisco così, oppure no. Adesso poi vi farò vedere il risultato finale. Per quanto riguarda invece l'altra parte di questo completo sciarpe e cappello fatto con un unico gomitolo, ci vediamo al prossimo tutorial ovviamente, dove vi farò vedere anche l'altra parte. Terminata la lavorazione anche del giro del punto gambero, come vedete io ho tagliato già il filo, poi lo andrò a bloccare all'interno. Il cappello è già pronto all'uso. Adesso poi vi farò vedere indossato com'è e voi mi farete vedere i vostri, mi auguro. È un lavoro che si esegue veramente in un pomeriggio senza nessuna difficoltà, il punto è molto semplice e anche molto rapido da fare. Ci vediamo adesso al filmato finale dove vi farò vedere l'indosso. Grazie per avermi seguito e ci vediamo presto. Ed eccoci alla fine con l'indosso finale. Come potete vedere il cappello è perfettamente calzante, ha il suo bordino sulla fronte e un disegno originale che vedete, si sviluppa a spirale ed è una lavorazione di 2-3 ore in base ai vostri tempi e alle vostre pause. Però se avete bisogno di un'idea creativa per fare un ultimo regalo di Natale, questa è l'ideale perché rapidamente potete realizzarla. Potete farla di qualunque colore che vi viene in mente, anche bicolore, e divertitevi. Del 250 Special, come vi dicevo, è un filato che rende tantissimo ed è lunghissimo, mi è rimasto ancora tanto, quindi io andrò a fare in aggiunta a questo cappello un copricollo di quelli belli eleganti che si chiudono con i bottoni, con più o meno un punto che si abbina perfettamente al cappello. È già in lavorazione, ve lo anticipo, non so se uscirà prima di Natale, me lo auguro, ma non ve lo posso garantire perché i tempi sono veramente stretti, ma farò di tutto. Nella info box avete il link al filato che potete trovare in unfilodipassione.it e che dirvi, grazie sempre per seguirmi. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e se volete farmi vedere i vostri lavori realizzati attraverso i miei tutorial potete pubblicare le foto in Facebook o in Instagram, perché su YouTube purtroppo non è permesso. Quindi ora vi auguro delle feste super felici, piene di pace e di amore, e ci vediamo presto per un prossimo tutorial. Un abbraccio a tutte.